Eccomi qua, ciao popolo, tanto non ci vedevamo, eh? E allora, video veloce e provocatorio al massimo. Non c'è sigla, non c'è niente perché come vedete sto nel bagnetto di servizio pronto per farmi la barba. Come avete già visto dal titolo, ma quante scuse noi mettiamo? Cioè, noi, voi, qualcuno mette nel farsi la barba per sopperire a qualche mancanza. Allora, partiamo dalla fine. La mancanza è sempre la stessa. Una lama non bene affilata. Non ci stanno santi in paradiso, perché con una lama ben affilata non serve assolutamente niente. Allora, la prima scusa: ho una pelle molto delicata, allora mi devo scegliere un bel pre-barba perché altrimenti mi irrito. Allora, attenzione, io ci credo, ci sono persone che hanno la pelle più delicata degli altri, ma che si irritano. Io posso capire quelli che hanno una pelle talmente sensibile che quando vanno fuori col sole, boom, eritema solare subito, a meno che non mettono delle protezioni. O persone che hanno la pelle così sensibile che d'inverno col freddo la pelle gli si spacca addirittura. Ci sono, ma sono una minoranza proprio piccola nel mondo della rasatura tradizionale, voglio dire, poi i calcoli, le percentuali mondiali non l'ho mai fatte. E allora cominciamo con tutte le scuse. Allora vado a cercare il pre-barba, ma è meglio questo per barbe dure, così ammorbidisco anche il pelo, o è meglio questo per pelli delicate? No, ma a me mi hanno detto che la sana e vecchia prep è quella che funziona meglio di tutte. Serve? Non serve. Poi il sapone, sapone grasso animale, sapone grasso vegetale, tallovato, triplo tallovato, di qua, di là, di sopra e di sotto, perché sai, la mia pelle gradisce ma tutti i petali di rose ci avete al posto del viso. Ripeto, qualcuno sì, ma andando a leggere sui vari gruppi, su Facebook, su YouTube, sui forum, cazzarola, discussioni infinite, sembra che tutti abbiano sto cavolo di problema. Si parla solo dei saponi pre-barba, dopo barba, la rasatura proprio, poi l'affilatura, frega niente a nessuno. Dopo barba, quindi dopo barba molto alcolico, poco alcolico, gradisco, non gradisco, allora metto prima quello non alcolico, e poi vado a mettere l'altro con mezz'ora dopo. Allora, io dico la mia. Fermi! Mi sono scordato il nocciolo della questione, il famoso face mapping. No, segui bene il face mapping, devi imparare il tuo face mapping, perché se no che succede se tu un pelo lo approcci anziché direttamente verso pelo, lo appoggi direttamente contro, l'approcci, scusate, direttamente contro pelo di traverso? Allora, io ho aspettato per fare questo video anche per avere la barba molto lunga e quindi il mio face mapping bello visibile. Allora, concludo il discorso e poi passiamo alla rasatura vera e propria. Tutto nasce da un fatto: che l'affilatura non è fatta bene. Allora aiutati che Dio ti aiuta, visto che a me il rasoio taglia, sì, taglia abbastanza bene, ma non benissimo, e allora la cremina prima, il face mapping, il sapone tallovato, e come ci si insapona, se de dritto, de rovescio, se con la luna piena, la luna calante e la luna crescente. Affila il rasoio, fai una bella affilatura e poi ti serve l'acqua fresca. Allora, e lo dimostro, per quello sto facendo il bagno, il video nel mio bagno, anziché come al solito alla postazione.
Anche io questo l'ho appena affilato. Vi faccio vedere il mio face mapping, che io non seguirò assolutamente, e mi raderò usando un sapone che non costa €1. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate qui, la barba la maggior parte è bianca, per cui è un casino. Comunque c'è il normale verso pelo sulle guance, che diventa un traverso, vedete, sull'osso, sulla mandibola, quindi parte dal centro il pelo e va verso l'esterno e poi vedete che rigira. Qui purtroppo sembra un buco, ma in realtà è l'unico punto dove c'è ancora qualche... scusate, non so se sto inquadrando bene. Qui va verso l'alto, praticamente qui va verso l'alto e poi riprende questa curvatura. Qui al centro, esattamente sopra la trachea, invece è dall'alto verso il basso. Quindi capite bene che qui è dall'alto verso il basso, qui è dal basso verso l'alto, che poi rigira e va da questa parte. Qui è normale verso pelo, quindi dall'alto verso il basso, sull'osso della mandibola è dal centro verso l'esterno, quindi praticamente gira da tutte le parti. Bene, io come faccio di solito? I video li vedono quelli del mio gruppo, questi video di solito su YouTube non li metto, ma oggi lo voglio mettere. Io non seguo il face mapping, io faccio 2 passate quando mi gira, una dall'alto verso il basso e una dal basso verso l'alto, per cui già in prima passata dall'alto verso il basso, dalla basetta fino qui, io vado a prendere tutte le tipologie di incroci. Parto col verso pelo, poi faccio un traverso qui all'altezza dell'osso, qui mi diventa contropelo diretto, di tutto di più. Ma il principio è sempre quello: se c'è un'affilatura ben fatta non serve niente, il resto sono tutti aiutini che uno si dà perché altrimenti la rasatura gli risulta sgradevole. E allora mi aiuto con un po' di prebarba, mi aiuto con un sapone particolarmente protettivo, buono, con tanti bei principi attivi dentro, mi aiuto a fine rasatura per lenire quel po' di irritazione con un dopo barba non alcolico, ma ripeto, sono tutte piccole cosettine che servono a rimediare fondamentalmente ad una lama non bene affilata. Io ho volutamente scelto questo Roman Kamlash, che è un 10 ottavi, perché è un extra hollow. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere, ma penso di sì. Lo vedete? Eccola qua. È un extra hollow, per cui è una lama molto flessibile, è la lama meno indicata di tutte, è la lama sbagliata per fare questo tipo di barba. Qua ci vorrebbe un near wedge, ci vorrebbe comunque un quarter hollow, molature non esasperate. Ecco, io ci vado a mettere la lama che come te sbagli si impunta e mi vado a fare la barba senza tassi, senza cavalli, senza niente, pennello sintetico Yagi, e mi dico Palmolive, €1 scarso a tubetto, quando sta in offerta manco €1 costa, che per quanto costa poco, per €1 levate la confezione, la scatolina, la produzione, quello che deve guadagnare il produttore, quello che deve guadagnare il distributore, quello che deve guadagnare il negoziante che te lo vende, cioè se il prezzo finito è €1, io non lo so che pochi centesimi debba costare la crema. Per cui adesso bagno il pennello. Scusate ragazzi, mi levo gli occhiali così da questo punto in poi sono cieco come una talpa. Bagno il pennello. È lui, non è che imbrogliamo. Ah, e un'altra cosa che chi mi conosce lo sa bene, io mi rompo le scatole in saponarmi la faccia, per cui già questo sapone molto commerciale io non me lo vado manco a montare per bene. Ecco, adesso qua, sempre che esce, eccolo qui, pezzettino di sapone dentro, questo lo mettiamo via, no, una spiaccicatina dentro il ciuffo, e l'unica cosa, il mio prebarba
è un po' d'acqua, ma un po' d'acqua che non è che serve poi a un granché, serve per aiutarmi a stendere bene il sapone. Ecco qua, un po' d'acqua sul viso, saponello. Adesso una spantecanata per allargare un po' il sapone, per stenderlo sul viso, poi lo idrato un pochettino e via subito di rasatura. Quindi vedete movimenti fatti a cavolo, cioè lo sapete, io mi rompo le scatole insaponarmi la faccia, sta 3 ore con sto ciuffo sul viso, fosse pure bello, morbido, tasso, Manchurian, tutto quello che vi pare, però mi rompo le scatole. A me piace affilare e piace radermi. Tutto questo io, se trovassi il sistema. Allora, un altro pochettino d'acqua, un minimo lo devo stendere, ma ancora ho gnaccato tutto il pennello d'acqua, mo veramente ce l'ho messa troppo. Questa per me è la parte più noiosa di tutta la rasatura tradizionale, ma questo è un problema mio, So che c'è tanta gente che invece gode nell'insaponatura, è la parte bella, perché poi si scelgono, sono fatto come San Lazzaro, si scelgono il sapone con una profumazione gradevole, per carità fanno bene, ripeto, questo col video non c'entra niente, questa è solo una fissazione mia personale. Io e la schiuma da barba non siamo mai andati molto d'accordo. Allora, Roman Kanash Extra Olive 10 ottavi, quindi quanto di più sbagliato ci può essere per questo tipo di barba. Altra fissazione mia, una bagnata alla lana. Ragazzi, io vado e vi faccio vedere che il face mapping non me ne frega niente. Allora, l'unica cosa che faccio con un po' di attenzione è pareggiare la basetta prima di cominciare, eccola qua, e dopodiché via giù. Non mi vedo allo specchio, c'ho il telefonino davanti, maledetto. Dovrei spostare un po' per... forse sto ancora nell'inquadratura, che c'ho il telefonino dritto davanti, non vedo lo specchio dietro. Qui scontorno il pizzetto, per cui il movimento è obbligato. Ragazzi, non c'è più niente, io mi posso fermare in prima passata. Scusate, continuo a scontornare il pizzetto e poi parliamo. Ok. Ah, qua mi sono fermato troppo in basso. Ho scontornato proprio male. Vi stavo dicendo, quindi adesso rivado in contropelo diretto anche su quest'altro lato, perché il face mapping almeno a me è simmetrico. L'ho già detto in un altro video, non so se su YouTube o sul mio gruppo. Notare una cosa: se la lama è affilata bene e scorre bene, la pelle davanti non si deve arricciare, la pelle davanti deve rimanere ferma, immobile. Allora ho cambiato mano, adesso sto con la sinistra, pure qui stesso procedimento, prima lo scontorno della basetta,
Ecco qua, avete notato? Ferma immobile la pelle. Ok, ragazzi, io vi assicuro che mi potrei già fermare, cerco di mettermi il più vicino possibile. Non c'è niente. Allora, tanto per far passare altri 2 minuti, una seconda passata, perché c'è sempre il carognone che dice ma no, ma tu hai detto che lì è contropelo, ma io non ho visto bene, non si capiva. Ecco, allora, o era contropelo in prima passata o il contropelo in seconda, non si scappa. Aspettate, sto qua, sto riprendendo il rasoio, ma prima mi volevo asciugare le mani. Allora, dopodiché, avete visto solo una sporcata sul viso, scusate, cerco di vedere lo specchio. Allora, prima qui sono dovuto andare di punta, adesso devo andare di tallone per avvicinarmi al pizzetto. Eppure questo serve per vedere se l'affilatura è uniforme su tutta la lunghezza della lama. Hai visto sempre la pelle ferma e immobile? Adesso questo è contropelo. Qui no, qui adesso punta per andare vicino al pizzetto. Ok, adesso qui giù, fatto, finito. Oh, qui ve lo ricordate? Sulla mandibola andava esattamente dal centro verso l'esterno, quindi per fare un contropelo sulla mandibola qui devo fare esattamente il contrario, dall'esterno verso il pizzo. Ecco qua, con il rasoio sporco, che poi ce l'ho sul pennello il sapone, ma almeno mi importa niente. Pure qui ecco qui, vediamo un po' al tatto, niente. Ma ecco qua. Questo adesso lo asciugo, ovviamente asciugate i rasoi perché se no è un attimo che si ossidano e fanno ruggine. Allora, mentre parliamo io intanto sto cominciando a pulire l'attrezzatura, pennello eccetera eccetera. Allora, il perché di questo video, ma mica per farmi dire bravo. Vi dicevo come ho affilato bene, cazzarola, che bella affilatura che è venuta. Ah, intanto non vi dico cosa ho utilizzato, però vi posso dire che l'affilatura è stata tutta su naturali giapponesi, per cui non c'è la 3000 sintetica in bisellatura, non c'è l'8000 come medio grit e poi magari solo scusate, sto mettendo a posto, e poi magari c'è solo la pietra di rifinitura, l'ultima naturale, che neanche tutti fanno così, perché poi ci stanno quelli che affilano quella in film, quelli che poi scoramellano, magari usano la naturale e poi alla fine scoramellano sulla pasta verde, per cui che cavolo ve li siete comprati a fare naturali, che tra l'altro costano, poi alla fine vi passate in faccia una lama finita sulla pasta verde. Quindi va bene, contenti voi, contenti tutti, ma risparmiatevi i soldi dalla naturale, no? Allora, quindi vi stavo dicendo, anzi no, aspettate un attimo, abbiate un attimo di pazienza, me levo sto po' di sapone sul viso, ci metto 10 secondi. Ecco qua. Che il palmolivide è talmente fetuso come
come qualità, che non rimane attaccato per niente alla pelle. Lei dice, sai, i saponi quelli buoni che fanno lo strato protettivo, che poi andarsi a sciacquare l'eccesso è sempre un casino, no? Palmolive è una saponetta. Ecco qua, asciugata al pizzo. Eccomi qua. Oh. Allora, mi sono perso pure il filo del discorso, ma io intanto mi asciugo pure il Roman con l'attrezzo tattico, pezzette contro pezzette. Questo ci vuole, che assorbe tanto, è morbido, non riga il rasoio, è rispettoso del filo. E dopo una bella passata, scusate, ho le mani basse, ma sto, ecco, asciugando anche nella parte centrale, qui all'interno del manico, codolo. Ecco, qui cercate di essere molto cazzi, perché rovinare i rasoi è un attimo. Poi oltretutto qua così si leva il grosso, prima di riporlo una bella scoramellata che col calore leva il calore dell'attrito, leva l'umidità residua. Quindi stavo dicendo, ma io mica ho fatto questo video, sto facendo questo video per farvi dire bravo, non esiste. Sto facendo questo video per dirvi che uno non si deve prendere in giro da solo. Ah, ma la mia pelle è delicata, la mia pelle è sensibile, e il face mapping, quando date consigli agli altri utenti sui forum, ma stai attento, studiate bene il tuo face mapping perché il pelo fa un giro. Questi sono tutti piccoli accorgimenti per sopperire ad un unico problema: il rasoio non è affilato a dovere, perché con un rasoio affilato a dovere i piccoli aiutini, l'aiutati che Dio ti aiuta, non serve. Per carità, non è vietato, ecco, finalmente mi ripeto, non è vietato, per carità di Dio, non è che se io ho il rasoio affilato bene non devo mettere il prebarba o non devo usare un sapone di ottima qualità, anzi va bene, migliorerà ancora di più la qualità della rasatura, miglioreranno le sensazioni, diventerà ancora più piacevole. Però vi ripeto, guardate il colore della pelle, ancora non ho messo dopo barba, non ho messo niente. Una lama bene affilata non ha bisogno di face mapping, non ha bisogno di prebarba, non ha bisogno di sapone da 50 euro a vasetto, non ha bisogno di dopo barba preso in erboristeria con l'estratto officinale della pianta che nasce sull'Himalaya, che ha delle proprietà. Se uno ce l'ha, lo usa, buon per lui, ma non serve. Al mondo della rasatura tradizionale serve questo, serve una lama affilata bene. Ripeto, lama oggi sbagliata, un extra olive, avete visto che sorta del barbone Lugo che c'era? Se ve lo sei scordato, bloccate il video e ritornate indietro. Questa è un attimo bloccarla su un pelo se non fosse affilata bene. Quindi tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo nominato, il pre-barba, il dopo barba, il sapone, eccetera, eccetera, sono tutti piccoli aiutini e sono soprattutto tante scuse che uno si dà da solo perché fondamentalmente non è contento del proprio strumento. L'affilatura non è mai decollata bene. Una discreta affilatura, un'affilatura che comunque ti permette di raderti, ma scusate, la lama ben affilata è un'altra. E adesso l'ultima prova. Io prendo il dopo barba più cacacazzi che c'è, molto alcolico, che sulla mia pelle fa sfracelli. 5 euro, l'acqua belva. Cioè, se io riesco a sopportare questo, sopporto tutto. Andate attraverso la saliva, scusate, tanto abbiamo finito.
pochettino d'acqua velva proprio pizzica, cioè aspetta, dovrebbe pizzicare. Questa è la peggior prova che io possa fare sulla mia pelle, guardate, io più di così non mi potevo strapazzare. Quindi ragazzi, signori, video volutamente provocatorio, per dire: siate cacacazzi sulle affilature, cercate di ottenere sempre il massimo, e quando la rasatura non è confortevole, prima di andare a trovare il rimediuccio, prima di andare sull'aiutati che Dio ti aiuta, la pelle mi si irrita. Cazzo, c'hai una pelle che sta fuori d'inverno al freddo, al gelo, una pelle che d'estate il sudore gli penetra nei pori, che passa da 40 gradi all'esterno, poi entri dentro casa, magari c'è il condizionatore e te ne trovi 20. Cioè, non mettiamo scuse che la tua pelle è delicata, se non è un problema clinico, la tua pelle è delicata come è delicata quella di tutti quanti gli altri. Mannaggia, è andata per traverso, ragazzi, scusate. Quindi prima di andare sull'aiutati che Dio ti aiuta, ma questo sapone non lo sento protettivo, filo, taglio, profondo, scorrevole, calda protegge. Vi sembra protettivo questo? €1? 90 centesimi, pure 80 quando stai in offerta ai supermercati, che hanno magari i lotti che stanno scadendo, no? Quindi ragazzi, affilate, e in affilatura siate rompipalle con voi stessi, perché a fronte di ogni buona affilatura ce n'è davanti una ancora migliore. Si può sempre fare qualche cosa di più. Arrivate a una lama, a un filo ben preparato, e poi me lo salutate il face mapping, me lo salutate il pre-barba, me lo salutate il dopo barba, me lo salutate tutte quelle discussioni sul sapone, quei grassi animali o quei grassi vegetali. Liberi di usarli, ma a quel punto per sfizio, non per necessità, che è diverso. Con il mega sapone tu ti vai a dare un piacere in più, non sei costretto ad andare alla ricerca del mega sapone, perché se no te fai male. Non ci si fa male, non si mortifica la pelle, non si distrugge la pelle con una lama ben affilata. Detto questo, basta, sto a 28 minuti, per la prima volta riesco a fare un video più corto di mezz'ora. Spero che possa servire di stimolo a qualcuno, perché oggi non vi ho raccontato niente di particolare. Volevo solamente levarmi un sassolino dalla scarpa. Per cui, detto questo, un ciao popolo a tutti quanti, e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao popolo!